Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Vergine, tendenze energetiche disponibili per lavoro e economia per il primo semestre 2025. Ragazzi, abbiamo la carta dell'appeso, periodo di riflessione, molto probabilmente. Quando c'è l'appeso si parla o di un forte rallentamento piuttosto che appunto di un momento sospeso. È anche una carta però che dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un'altra angolazione. Andiamo a vedere un po' di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due, uno è un corso base di tarocchi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Troverete il link al corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio che partirà a gennaio 2025 e insomma tutte le promozioni, le novità io le inserisco sempre nella descrizione, ragazzi. Voi aprite la tendina e poi per ogni informazione aggiuntiva mi contattate via mail. Bene, questo è l'ultimo di 4 oroscopi che ho pubblicato per il primo semestre del 2025, ragazzi. Ve li lascio poi in fondo, poi, mi è venuta la ostretta, ve li lascio poi in fondo al video, ok? Va bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Ok, partiamo con un 3 di bastoni, un 10 di bastoni, un 6 di coppe, un 2 di spade, la ruota della fortuna, un 10 di spade e un asso di bastoni. Avete 3 10 e un 1. I 10 sono le chiusure dei cicli e gli assi sono gli inizi. Dunque, io ho come l'idea, anche vedendo un po' questo appeso, che ci sia qualcosa di incastrato nella vostra situazione lavorativa piuttosto che economica. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Due di pentacoli e cavaliere di coppe. Andiamo a vedere anche il 10. Asso di spade e 7 di coppe. C'è come un tema con questo 2 di pentacoli che si ripete nel primo semestre del 2025. E vedendo anche questo asso di spade è come se dovesse, insomma, mettere dei paletti. È come se ci fosse qualcosa che non volete lasciare indietro. Può essere un sogno, considerato 6 di coppe, un obiettivo, un'illusione, abbiamo anche un 7 di coppe, come se per qualcuno è un progetto che si sta portando avanti da un po', che probabilmente non sta andando come voi vi aspettavate e qui c'è da prendere una decisione fondamentalmente ed è un po' come il no, non voglio ancora rinunciare, voglio ancora provare questa strada. Andiamo avanti, vediamo 6 di coppe. Adesso andiamo a vedere carta per carta, poi vi darò le letture per i disoccupati, gli occupati, i soldi, insomma andiamo a vedere un po' tutti i settori. Allora abbiamo un 6 di spade e un 3 di coppe. Scusate, un 6 di bastoni e un 3 di coppe. È come se non foste contenti di quello che avete. Andiamo a vedere il 2 di spade. 10 di coppe, un altro 10. E ruota della fortuna, un altro 10.
Uh. È come se qui ci fosse qualcosa che non vi convince, che non vi piace, che non va avanti, come se ci fossero tipo alti e bassi che si ripetono, magari in questo progetto di cui vi ho parlato, piuttosto che nella vostra situazione lavorativa, piuttosto che nella vostra situazione economica, come se faceste di tutto per risparmiare, ma ogni volta succede qualcosa che vi fanno uscire dei soldi. E questo, a titolo informativo, è un disequilibrio a livello del primo chakra. Potete approfondire per conto vostro, se volete ne parlo anche nella sezione degli abbonati, però se sapete come farlo vi do questa indicazione, ecco. Ehm, Andiamo avanti, andiamo a vedere la ruota. Fante di bastoni e 9 di bastoni. Sento com'è un impulso qui, qualche cosa che vi muove. Andiamo a vedere il 10 di spade. Re di pentacoli. E 9 di coppe. Allora, quel progetto di cui vi parlavo, di cui vi accennavo, potrebbe essere, ragazzi, la cosa che effettivamente fa cambiare, mi viene da dire, la vostra vita, perché avete 2 volte la ruota della fortuna. È come se ci fosse un karma, un destino lì intorno a questo progetto, a questo cambio che andrete a fare nel primo semestre del 2025. Andiamo a vedere l'ultima carta, l'asso di bastoni, la morte, arcano maggiore del 10 di spade e 8 di pentacoli, che è la carta del lavoro. Guardate, io qui ho proprio la sensazione che qualcuno cambierà, o cambierà lavoro, o cambierà settore, o insomma andiamo a vedere settore per settore. Partiamo da chi non ha un lavoro. Qui, ragazzi, ci potrebbe essere effettivamente un cambio drastico, un cambio a 360 gradi, o come la sensazione che diventerete più, come vi posso dire, più fedeli a voi stessi, del tipo faccio quel lavoro lì, non lo so, la cameriera, perché è un lavoro dove bene o male si trova sempre, anche se non mi piace farlo, non mi piacciono gli orari e via dicendo, mi adeguo. Ecco, questo discorso qua non lo farete più. È come se non vi andasse più bene adeguarvi, lavorare tanto per lavorare per portare a casa dei soldi, ma è ok, provo a cercare qualche cosa che sia più in linea con me, e se non lo state cercando è come se arrivasse qualcosa che cambierà il vostro destino, mi viene da dire, il vostro karma. È importante identificare quali sono le dinamiche di comportamento o le dinamiche ripetitive nella vostra vita, inerenti al lavoro, inerenti magari a quel discorso del denaro di cui vi parlavo prima. Io faccio di tutto per risparmiarne, ma succede sempre qualche cosa per cui mi esce del denaro, cose di questo genere. Sinceramente non vedo contrattoni, da dire, boh, mi sistemo, sono a posto, mi tolgo il dente, però sì che vedo comunque un cambio in positivo. Sento che raggiungerete come dei risultati, e per molte persone ci sarà questo nuovo inizio, che sì, può essere un inizio lavorativo, lasciandosi indietro finalmente la sofferenza, però ho anche l'idea che sia semplicemente il: "Okay, inizio a cercare in ambienti diversi rispetto a quelli, in cui ho cercato fino ad adesso. Cerco qualche cosa più in linea con me. Magari non ho le doti, non ho l'esperienza, non ho, ehm, gli studi, però non importa, mi butto." La sento un po' così. È una carta di forte passione e di azione con intenzione, l'asso di bastoni. Quindi è come il: "No, okay, devo arrivare lì e farò di tutto per arrivarci." La sento un po' così qua. Nel caso invece siate, occupati, allora qui devo dire, ragazzi, che potrebbero esserci delle dinamiche un po',
un po' non proprio fastidiose, ma che vi lasceranno con qualche punto interrogativo. Ma ho anche l'idea che metterete le cose in chiaro e anche per voi in qualche modo le cose cambieranno. Potrebbe esserci un nuovo inizio. Sinceramente non vedo trasferimenti. Se state aspettando un aumento di stipendio, mi vien da dire smettete di aspettarlo, parlate chiaro, mettete i vostri paletti e dite: "Ascolta", per esempio, se vi danno più lavoro da fare rispetto a quello che vi compete, ma perché voi siete bravi, lo fate 1 volta, lo fate 2, lo fate 3, alla quarta è un'abitudine che lo facciate voi, ma magari non vi compete, ehm, e magari avete chiesto l'aumento di stipendio per questa responsabilità in più e la persona vi dice: "Adesso l'azienda non può, qui, là, pim pum pam", a un certo punto è nel vostro potere personale smettere di fare quella cosa in più che vi viene chiesta, perché se non è di vostra competenza e non vi viene riconosciuto a un certo punto, "Guarda, non ho tempo, porta pazienza, non è di mia competenza". Ma fino adesso l'hai fatto? Sì, fino adesso sì, ma visto le cose come stanno andando, adesso ho deciso di non farlo più. Cioè, c'è sempre questo modo di dire: "Okay, se tu non mi valuti, io mi riprendo il mio potere personale, quindi smetto con lo schema karmico di comportamento che ho avuto fino ad adesso, l'accettare, il dir sempre sì, e inizio a dire la mia verità". È un po' come se iniziaste a alzare la testa, mi vien da dire, sul lavoro. Per quello che riguarda i dipendenti che vogliono cambiare, perché magari non son tanto soddisfatti, di dove sono, soprattutto se avete un progetto, ragazzi, andate di lì. Soprattutto se è un progetto familiare, un progetto che coinvolge diverse persone, avete un 6 di bastoni, è la carta del leader, mh? Poi c'è anche un 3 di coppe, una carta di festeggiamenti, come se foste condotti un attimino o voi a guidare un gruppo o a far parte di un gruppo. C'è come questo cambio di dinamica improvviso che è positivo comunque, eh. Per chi è autonomo. Dunque ragazzi, sinceramente sento che dovete un po' "rassegnarvi", tra virgolette, a lasciare indietro delle cose che avete visto non funzionano nella vostra attività, nella vostra azienda. Come se ci fosse bisogno di, restyling, nuovi modelli. Mi parlano di nuovi modelli e possono essere i modelli dei prodotti o i modelli che indossano i prodotti. Non so, vedo come un nuovo orizzonte che potrebbe aprirsi davanti a voi, perché comunque avete 2 assi e diversi 10, 2 ruote della fortuna. Quindi è come se si aprisse un nuovo panorama lavorativo anche per voi, eh. Però ho come l'idea che dobbiate cercare voi qualche cosa di nuovo, siete voi che dobbiate muovervi per innescare questo cambio a 360 gradi di cui ci parla la ruota della fortuna, anche perché ho come l'idea che dobbiate vedere le cose da un'altra prospettiva. Una volta che riuscite a vedere le cose, diciamo il rovescio della medaglia se volete, credo che riuscirete a cogliere questo cambio di cui ci parla la ruota della fortuna. Sento nuove iniziative comunque, nuove collaborazioni, nuovi orizzonti da esplorare. Per quello che riguarda, dunque, se avete dei progetti, ho già accennato prima che potrebbe essere effettivamente un progetto ottimo da monetizzare, soprattutto se siete di quelle persone che fa un lavoro, magari è dipendente ed è da un po' che sta pensando di mettersi in proprio. Allora, sinceramente non vedo che apriate la partita IVA o che sia un qualche cosa di ufficiale nel prossimo semestre, ma un pensiero. Inizierete come a farlo, a vedere che cosa potete fare voi da soli.
Vi dico, avete il 10 di spade, è la carta della fine della sofferenza. Ok, amici della Vergine, è come se come se arrivasse un periodo di prosperità, di abbondanza, di appagamento. Raccoglierete i frutti dei vostri sforzi, mi viene da dire. Vi dico, a livello economico, non vedo grosse uscite, ma soprattutto con queste due ruote della fortuna ci potrebbero essere effettivamente dei soldi che entrano inaspettatamente, delle opportunità molto positive che vi danno la possibilità di andare avanti, potrebbero esserci degli aiuti inaspettati da persone vicino a voi, potrebbero esserci promozioni, piuttosto, anche se vi dico, sì, è un passaggio che può essere considerato con la ruota della fortuna, ma non ho tante carte che mi parlino di promozione, più un cambio forse. Però comunque ognuno lo applichi alla propria realtà. Sta di fatto che con due volte la ruota della fortuna, ragazzi, entrano possibilità molto positive anche a livello di denaro. Normalmente quando sono vincite insomma abbastanza consistenti. Si parla di migliaia di euro. Ok, fatemi vedere che cos'altro vi devo dire. Credo di avervi detto tutto. Sarà importante per voi la comunicazione in questo periodo. mm? Devo dire che per qualcuno la fase di appeso può avere a che fare con la scelta. È come se qualcuno dovesse soppesare se dare più spazio alla famiglia o alla situazione lavorativa, come se ci fosse, se fosse necessario un cambio da un punto di vista lavorativo, ma per alcune ragioni c'è un peso all'interno, un peso no, è una responsabilità, qualche tipo di accordo a livello familiare o a livello delle persone che sono intorno a voi che verrà toccato da questo cambio lavorativo e quindi qui forse c'è qualche dubbio, ma vi dico, vedendo le carte così sono molto molto positive, eh. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia. Isolamento e integrazione. Questo qua è un 3 di spade e questa qua è una temperanza. È come se aveste bisogno di rendervi conto di che cos'è che vi fa soffrire, di quali sono i vostri dubbi, le vostre perplessità. Ragazzi, sono le uniche due carte negative che avete, se negative si possono definire. Però qui è come il prendo consapevolezza di quello che mi fa soffrire o di quello che ho dovuto sacrificare fino ad adesso o di quello che devo sacrificare nel caso in cui io faccia il cambio, ok? E poi si tratta, il trucco, se vogliamo, è cercare di integrare i due aspetti, quindi può essere l'aspetto personale con l'aspetto lavorativo, perché non è sempre necessariamente detto che si debba sacrificare uno o l'altro, però è anche vero che quando lavorate sulle credenze limitanti, ci sono persone che credono, pensano, ehm, che o si riesce nella vita professionale o ci si dedica alla famiglia, cioè o uno o l'altro. È come se pensassero che tutti e due insieme non possono avere. E quindi magari capita delle volte dove, soprattutto perché dei lavori precari, quando si lavora la famiglia non va bene e quando invece non si lavora la famiglia va bene, ma non si ha mai una stabilità completa. Ecco, qui si tratta di capire che cosa vi fa soffrire, che cosa state sacrificando di voi stessi o della vostra vita in favore della famiglia, oppure che cosa state sacrificando in favore del lavoro, a favore del lavoro. Va bene, sono domande interessanti. Andiamo a vedere un koan. Guarda, ah no, scusate ragazzi, non vi ho ancora detto gli investimenti, non ho parlato degli investimenti a cipicchiolina. Allora, se avete investimenti già in atto, già attivi, guardate, sfruttate l'appeso che avete. Sento che le cose non saranno molto lineari in questo 2025, come se a livello
globale, cambiassero parecchie cose, quindi non vedo grossi frutti nei vostri investimenti, però non vedo neanche perdite. Ci sono come degli alti e bassi, ma non focalizzatevi su quello perché secondo me arriverà di meglio con la ruota della fortuna. Guarda e vedi con i tuoi occhi. Se esiti non coglierai mai il bersaglio. Per la serie agisci, vai, affronta e prova tu stesso. Quando noi abbiamo delle idee, dei progetti e ci confrontiamo con qualcun altro per capire se è un'idea così pazza o se effettivamente può essere concretizzabile, dobbiamo sempre tenere presente che l'altra persona ci dà i consigli in base alla sua esperienza, in base alle sue credenze, in base al suo modo di pensare e di reagire davanti ai problemi. E quindi è come se vi dicessero vai, tocca tu con mano, anche perché se sei lì che procrastini, che per paura, per dubbi, per incertezze non fai mai il passo, non arriverai mai a cogliere il bersaglio. E questo lo vedo molto centrato con l'appeso, perché è una carta di stand-by, di fermo, di osservazione, di sarà giusto così, sarà giusto cos'ha, ma cosa devo fare se... Mm? Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video e se poi volete contattarmi mi potete scrivere una mail per eventualmente fissare un appuntamento anche di crescita personale. Se poi avete piacere potete anche abbonarvi al canale e diciamo i temi trattati nella sezione degli abbonati sono temi di esoterismo, metafisica, metamedicina, insomma ho raggruppato un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni per aiutare voi nel vostro processo di crescita. I titoli dei video comunque sono visibili, sono pubblici, quindi vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!